Ducati Scrambler e BMW R80 GS, due moto nate negli anni 70 la prima, 10 anni dopo la seconda. Moto diverse e coraggiose, ambiziose. La Scrambler, italiana, monocilindrica ma costruita in 4 cilindrate, 250, 350, 450 e la piccola 125. Puntava con forza al mercato americano, sconfinato come i suoi panorami, adatta al fuoristrada leggero, pronta a combattere contro il colosso di casa Harley Davidson e le forze anglosassoni come Triumph. Già allora Davide contro Golia. Pochi anni più tardi è la volta di BMW che scardina le regole dell'enduro stradale. Dove i giapponesi credono ancora nei motori monocilindrici, arriva il Boxer, grande, 797 cm3 e 50 cavalli. Agli occhi dei più una moto impacciata, con il cardano e il monobraccio, che si alza e abbassa da terra ogni volta che si accelera o si toglie il gas. Effetto tappeto volante. Caratteristiche uniche che la porteranno anche al successo della maratona africana Parigi-Dakar. Dopo più di 40 anni siamo ancora qui. I loro nomi hanno fatto storia. Ducati Scrambler Desert Sled, letteralmente slitta del deserto, e BMW Urban GS. Nomi importanti, storie di successo, sia sportive che commerciali. Oggi le loro eredi ne richiamano il blasone, ma sono moto moderne in tutto e per tutto, e abbiamo deciso di metterle a confronto perché rappresentano le icone di un mondo stradale con una vena di off-road retro. Se le usi su strada divertono tantissimo, ma abbiamo voluto esagerare, mettendo anche il tassello, e vi raccontiamo com'è andata. La Desert Sled è l'ultimo importante capitolo della Ducati Scrambler. Si rifà alla sua antenata, icona di stile in America negli anni 60. Alta di sospensioni 200 mm, di sella 860 mm e di manubrio, ha i cerchiaraggi, le gomme artigliate e il parafango alto, appena sotto il faro. È una moto che sulla carta può fare un po' di tutto, anche sterrato di un certo livello. Sotto al motore infatti ha una paratia per riparare durante i salti, proprio come le vere moto da fuoristrada. Il suo cuore è tipicamente bicilindrico L, raffreddato ad aria, quindi il radiatore non si rompe, da 75 cavalli e il peso a secco si attesta a 176,5 kg. Salire sulla Ducati è un'operazione non per tutti semplicissima perché la sella è parecchio alta. Però in aiuto viene il peso, solo 176 kg e spicci aiutano tanti. Merito non solo del peso ma anche del manubrio molto largo, quindi dà una bella sensazione di controllo, viene subito voglia di giocare già dopo i primi metri in sella. Il motore un po' fa sentire i suoi anni, 75 cavalli raffreddato ad aria per di più, ha una bella erogazione, viene su bene ma non ha medi regimi così corposi, così che in salita, soprattutto in montagna, dove più si sale e più i cavalli si abbassano, si vorrebbe un po' più di coppie, soprattutto nella zona intermedia, quella che serve di più nell'utilizzo su strada. In città invece mette a proprio agio chiunque. Le sospensioni assicurano un buon assetto, si viaggia bene, si viaggia fluidi, ovvio non si possono tirare le staccatone, anche perché le gomme di serie semitassellate non permettono grandissimi angoli di piega e grandissima aderenza, però ci si può divertire senza grosse pretese. La Urban GS è di un'altra categoria. Sotto le sue forme nostalgiche si nasconde la 90 Scrambler, una moto stradale in tutto e per tutto. Motore bicilindrico, boxer, 110 cavalli raffreddato a aria e olio, cerchiaraggi che per l'occasione calzano gomme tassellate. Il suo punto forte è senza dubbio l'impatto estetico, esaltato dalla sella rosso vivo e serbatoio bianco con fianchetti blu, proprio come la prima R80 GS. E cosa dire del sound? Lo scarico singolo regala emozione a ogni manata di gas. Sella bassa e tocchi bene a terra, ma attenzione al peso però, i suoi 221 kg da fermi si fanno sentire. La Urban GS è chiaramente una moto urbana, concedetecelo,
Le sensazioni di guida sono ottime sull'asfalto. Il suo pezzo forte è indubbiamente il motore, penultima generazione del Boxer, perché ha tiro sotto, ha un bello rumore sempre, ha elasticità, è quel che serve per muoversi facilmente in ogni contesto, soprattutto in mezza curva e tornante, anche quando si cerca la seconda marcia quasi sotto coppia. Dal punto di vista ciclistico le sospensioni lavorano correttamente sull'asfalto e assorbono abbastanza bene gli eventuali ostacoli e asperità che si possono incontrare. Non aspettiamoci un capolavoro, soprattutto quando le sconnessioni si fanno più importanti e si viaggia in coppia. Impianto frenante bello, modulabile, sempre con 2 dita al freno anteriore, che è quello che poi governa tutta la parte della frenata, anche la più importante. A livello di comfort, qualche vibrazione al manubrio, poca roba e una protezione dall'aria a 120 km/h che, nonostante il cupolino piccolo, è più che soddisfacente. Asfalto e fuoristrada, le loro antenate facevano bene entrambe le cose, proprio come le nipoti. Ecco perché le abbiamo provate in un percorso misto tra curve e tornanti, asfalto e non, proprio per simulare quello che potrebbe essere una normale gita fuori porta. La Ducati Scrambler, a differenza della Urban GS, si muove bene in fuoristrada. Certo, non è un'arrampicatrice, non è uno stambecco, però le sospensioni a corsa lunga e la paratia sotto al motore permettono di togliersi più di una soddisfazione, anche a chi è un po' più smaliziato. Ritengo opportuno non insistere eccessivamente con l'off-road guidando la Urban GS, lo dice davvero il nome stesso. Noi oggi abbiamo voluto un po' esagerare cercando delle strade sterrate un po' impegnative. Il tassello dà una mano e ci si arrampica praticamente ovunque, ma perché è il motore che fa davvero la differenza, permette alla ruota posteriore di mordere anche a poco più, pensiamo, di 1000 giri, e questa è la cosa migliore che riesce a fare. Certo è che le sospensioni, come sono concepite, una forcella tradizionale e il monoammortizzatore comunque regolabile nel precarico, fanno davvero fatica a sopportare gli scossoni. Meglio cercare la strada bianca che porta al mare piuttosto che il sentiero ben lavorato dalle grandi fuoristrada che lo rendono piatto per andare magari in cima a una montagna verso il rifugio, altrimenti ci sono altre moto per fare fuoristrada. Fascino e nostalgia? Sensazioni che provi con entrambe, anche se sono molto diverse tra di loro. Ducati assomiglia a una moto da enduro, fuori e dentro, anche se alta di baricentro. Con lei una carezza nel fuoristrada, se non hai paura di graffiare la vernice del serbatoio, lo fai davvero, senza sentirti fuori luogo. E in strada piace per la sua leggerezza e semplicità. La scegli con le ruote tassellate perché al cuore non si comanda, ma se hai voglia di guidarla meglio, gomme da strada al momento dell'ordine, perché lontano d'asfalto, come dicevamo prima, lei è meglio non portarla.